Ciao, sono il sushi chef Sai Fukayama. Oggi nella cucina di Giallo Zafferano scopriremo insieme la ricetta dei nigiri, che letteralmente significa pressato a mano. Il nigiri è considerato il re del sushi. Pochi elementi in un equilibrio perfetto. La scelta del riso è fondamentale per la preparazione del sushi. Noi utilizziamo un riso coltivato in Lombardia, secondo la metodologia giapponese. A casa potete utilizzare il riso nishiki, facilmente reperibile nei negozi specializzati. Ho lavato il riso per eliminare le impurità. L'ho messo in una ciotola con dell'acqua fredda e l'ho sostituita finché non è diventata limpida. Dopodiché l'ho lasciato a bagno per un'ora. E adesso lo scolo e lo lascio riposare per 5 minuti. In una pentola ai bordi alti aggiungo dell'acqua e verso il riso. Generalmente il rapporto tra l'acqua e il riso è di 1 a 1, ma in base alla stagione potrebbe variare. Copro la pentola con un coperchio e cuocio il riso a fuoco medio. Quando bolle, giro il riso una volta con un cucchiaio di legno per fare in modo che la cottura risulti uniforme. Continuo a cuocere a fuoco medio per 5 minuti. Abbasso la fiamma e cuocio a fuoco basso per altri 7 minuti. Spengo e lascio riposare per 6 minuti, senza togliere il coperchio. Poi rimetto il riso sul fuoco a fiamma media per 30 secondi. La consistenza dovrà risultare leggermente al dente. Mi dedico al composto di aceto di riso che conferirà alla nostra preparazione una leggera acidità. Verso l'aceto in un pentolino. Faccio sciogliere il sale a fuoco medio-basso fino a quando non raggiunge il bollore. Successivamente aggiungo lo zucchero. Spengo il fuoco, lascio raffreddare e aggiungo l'alga kombu. Questo è l'anghiri, contenitore di legno che serve per condire il riso. Come potete vedere è presente dell'acqua all'interno che serve per non far assorbire dal legno l'aceto. Ora svuoto l'acqua. Verso il riso. Aggiungo il composto di aceto filtrato, mescolo il riso fino a che non appare lucido e ben condito. È importante smuovere il riso di taglio per non schiacciarlo. Per raffreddarlo faccio aria con un ventaglio in modo che l'aceto evapori velocemente. Una volta condito, conservo il riso nell'ohizu, il contenitore di legno usato per mantenere la temperatura del riso, coperto da un panno carta umido, in modo da mantenere il calore costante. In alternativa potete utilizzare un contenitore di legno o di acciaio coperto con un panno umido. Il riso è pronto per essere utilizzato e alla giusta temperatura, cioè tiepido. Prepariamo i nigiri. Ho scelto branzino, tonno e salmone. Comincio a sfilettare il branzino. L'ho squamato e ho rimosso la testa e le interiora. Con la coda alla mia sinistra e la pancia rivolta verso di me, taglio dalla testa verso la coda, seguendo l'osso. Giro il branzino ed eseguo lo stesso taglio sopra la pinna. Porto la coda sulla destra ed eseguo lo stesso taglio sopra la pinna, dalla coda verso la testa. Taglio per rimuovere il filetto. Giro nuovamente il branzino ed eseguo lo stesso taglio. Così rimuovo l'altro filetto. Lo rifinisco e rimuovo con cura le spine utilizzando una pinzetta. Partendo dalla coda, tengo la pelle e la separo dalla carne, tenendo il coltello parallelo al tagliere. Metto il filetto dentro una ciotola con acqua, sale e ghiaccio e sfrego delicatamente con le mani per rimuovere l'eccesso di grasso dalla carne. Dopodiché lascio asciugare su un panno carta. Taglio il filetto di branzino controfibra in modo da ottenere delle fette dello stesso peso e misura. Il segreto per un nigiri perfetto è la proporzione corretta tra il riso e il pesce. Il taglio di quest'ultimo deve essere sottile ma non troppo. Taglio anche il filetto di tonno.
e il filetto di salmone. Mi inumidisco le mani con dell'acqua acidulata, con la mano destra prendo dai 12 ai 15 grammi di riso e lo modello in forma ovale. Fate attenzione a non schiacciare troppo il riso in modo che non diventi duro. Con la mano sinistra prendo una fettina di pesce, con l'indice della mano destra aggiungo una punta di wasabi fresco e vi adagio sopra il riso. Ruoto e capovolgo i nigiri, lo modello premendo i lati con il pollice e il medio della mano destra. Premo delicatamente con l'indice della mano destra per fare aderire bene gli ingredienti. Cercate di compiere queste operazioni più velocemente possibile in modo da riuscire a servire il nigiri quando il riso è ancora tiepido. Ecco i nigiri. Tradizionalmente si mangiano con le mani, intingendoli leggermente nella salsa di soia solo dal lato del pesce. Vi consiglio di iniziare dal sapore più delicato del branzino per poi passare al tonno e infine al salmone. Tra un nigiri e un altro ricordatevi di ripulire il palato con dello zenzero sott'aceto. Alla prossima ricetta! Matane!